Buonasera a tutti. Ciao ragazzi, vi assicuro, avevo fatto 33 minuti, 34 minuti circa di registrazione, poi dopo è successo qualcosa che l'audio non è stato fillato, ecco, quindi ultimamente sono un po' sfigato per quanto riguarda proprio quelli che sono gli ingressi, in questo caso era l'ingresso audio che non ha funzionato e quindi è andato un po' male e ora sto registrando praticamente una voce fuori campo. Ecco. Potete guardare un po' quelle che sono quando faccio le mie analisi, un po' che ogni tanto mi metto lì e guardo un po' i grafici così, tanto per, e poi ci sono quei momenti che poi mi metto d'impegno, mi metto proprio a centellinare il millesimo per capire il mercato dove vuole andare. Stavo guardando Quant, Solana, Quant è quello che penso che avrà una salita maggiore rispetto agli altri. Solana al momento non mi ha dato grandi soddisfazioni, vedremo un po' in seguito. Intanto che vi volevo dire che quello che è successo a Bitcoin questo giorno, insomma ieri, cioè praticamente la posizione che avevo messo l'allerta, non è stata fillata. Ma banda alle ciance, ora ho messo qua sul grafico una prima ipotesi, un'ipotesi di salita, che è quella che se dovesse rompere i 29.300, quindi potrebbe andare a ritestare poi i 29.003 allo stesso modo come prima e poi andare a cercare i 32.000 per andare a chiudere tutto quello che è un ciclo, qua parliamo di un ciclo più che semestrale. E quindi per andare a chiudere il ciclo, per poi andare a ribasso in discesa, deve comunque cercare un top, un massimo di periodo che si spera sia per un top inferiore a quello precedente. Come seconda ipotesi invece è una lenta discesa verso i 27.000-25.000, poi una chiusura sui 21.000/20 per andare a chiudere un ciclo, diciamo così, più di breve, ecco, che più o meno parliamo di un trimestrale. Ehm, Qua vi faccio vedere come, in poche parole, proprio l'alert che ho messo non è stato fillato per non ho niente, cioè ha fatto un massimo di 24.184, invece io l'avevo messo a 29.249, quindi parliamo poco più di 70 pip, 70 dollari, ecco, di differenza tra l'alert che ho messo a ribasso su Bitcoin e poi quello che è stato l'arrivo del prezzo su quel livello. È stato veramente, guarda, è stato qualcosa di brutto. Quando ho visto che non l'aveva affillato, insomma, ci sono rimasto un po' male. E, niente, ora abbiamo inserito un ordine di ingresso, almeno io avevo inserito l'ordine, poi non so se qualcun altro è entrato a mercato. Ovviamente vi ricordo che quello che io vi dico non sono mai consigli finanziari, bensì dovete sempre cercare di capire voi stessi quello che volete e quindi seguire i miei consigli, diciamo così, come un punto di riferimento che possono essere talvolta anche sbagliati. Dicevo, quindi abbiamo inserito un ordine a 28.000, almeno io personalmente, e poi con uno stop a 29.300, e poi andiamo a vedere se scende sotto i 25-26.000 come primo livello e poi a 20.021 come secondo livello short. Allo stesso modo Ethereum è quello che non sta dando grandissimi risultati, cioè comunque non grandissimi risultati, non sta rompendo quello che è la zona dei 1.800/1.900. Fa tantissime pin, guardate, tutte pin di respinta, 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 e quindi non ha voglia di fare quel movimento di risalita fino ai 1.900, però potrebbe farlo per poi, diciamo così, scendere, quindi potrebbe fare una falsa rottura al rialzo e poi andare a scendere per andare a cercare proprio di chiudere il ciclo che era partito già da novembre scorso, un ciclo ovviamente che si era concluso in modo molto molto ribassista. Con un doppio ciclo, qua parliamo di un
trimestrale, di un doppio trimestrale per andare a chiudere un ciclo semestrale. Masca allo stesso modo, questo è un secondo livello di alert che avevo inserito, perché il primo l'aveva affillato la sera, penso alle 10, non so, comunque me l'aveva affillato la sera, la notte, e non sono riuscito a fare questo short che era per così dire uno short programmato. Non c'è stato modo, mi dispiace, purtroppo non si può sempre. Quindi quello che io penso è che possa arrivare sul livello dei 5, 5, 10 qualcosa, quindi fare un rimbalzo, poi se rompe a ribasso i 5 potrebbe continuare molto ferocemente verso i 3, ma ho messo il punto di interrogativo perché appunto è un punto di interrogativo, non posso saperlo, non ho la palla magica, non prevedo il futuro, non sono il mago di Oz e quindi quando qualcuno mi dice ma puoi prevedere quindi il mercato, no, non lo prevedo, questo è frutto di esperienza, analisi sui cicli, sui volumi e quant'altro. Ho visto per anni migliaia di grafici e quindi vi dico un po' ogni tanto come la penso io le cose. Il mercato sta salendo a morte, il mercato finanziario normale, cioè il Nasdaq è praticamente è zompato in aria insieme a tutti gli altri, e Bitcoin invece contrariamente no. Ho comunque avuto un rimbalzo e questo quindi mi fa pensare che o probabilmente il mercato sta cominciando ad avere ancora più fiducia in quelle che sono la prospettiva futura, oppure chi lo sa. Niente, io vi ringrazio e niente, ci vediamo alla prossima.